There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a... Ciao a tutti community e benvenuti in questo nuovo video. Inizio mettendo subito una lavatrice così nel mentre mi porto avanti con altro. Inserisco per il lavaggio detersivo per capi scuri, igienizzante e ammorbidente fatto con acido citrico. Quando le giornate non sono molto calde metto sempre la centrifuga un po' altina, in modo che il bucato si asciughi in fretta. Ora vado in camera da letto e inizio a riordinare tutto. Alla notte mi sta aiutando moltissimo per dormire questo cuscino gigante per la gravidanza, che avvolge sia la pancia che la schiena. È veramente comodissimo. Se vi interessa lo trovate su Amazon. Durante la gravidanza difficilmente riesco a fare quelle giornate intere di pulizia, perché il corpo si stanca facilmente, quindi spezzetto sempre le faccende di casa durante tutta la settimana. Ho steso bene il copriletto e l'ho igienizzato col mio solito dispositivo che aspira ed elimina gli acari. L'alternativa sarebbe o lavarlo, però se ad esempio lo si è lavato da poco non ha senso rilavarlo nuovamente, o aspirarlo una volta a settimana come in questo caso. Farò la stessa cosa per il piumone pesante, così potrò conservarlo in un sacco sottovuoto per il prossimo inverno. Solitamente ogni fine inverno lo porto a lavare, ma in questo caso l'avevo lavato poco tempo fa, quindi lo igienizzo velocemente e lo metto via. Lo igienizzo prima da un lato e poi dall'altro. Infine lo piego bene così lo posso riporre nel sacchetto sottovuoto al riparo dalla polvere. Sistemo poi tutto in modo da eliminare il disordine e poi spolvero bene. Dopo aver igienizzato anche il coprimaterasso, faccio areggiare bene tutto. Ho fatto diversi acquisti da Teddy, sia per la casa che per l'organizzazione. Questa scatolina che mi servirà per organizzare delle cosine che vedrete tra poco, costata 2 euro. 2 contenitori in plastica per organizzare l'interno dei mobili o per la dispensa, a 1,55 euro ciascuno. Spazzola che utilizzo per lavare la frutta e la verdura. La sto usando molto durante tutta la gravidanza. Ne avevo già una, ma ne ho presa una in più in modo da avere sempre una spazzola di riserva quando l'altra è sporca. È costata 1 euro. Una cesta di dimensioni grandi che utilizzerò per organizzare un cassettone dove ho diversi utensili per la cucina. Costata 7 euro. Ora organizzo tutto l'occorrente per cucire, che avevo messo in questo contenitore da riciclo, ma che ormai è troppo piccolo.
Cerco di riorganizzare casa meglio, eliminando tutti quei contenitori inutili e che occupano solo spazio. Inoltre cerco di organizzare tutto in modo che sia ben visibile e in modo da trovare tutto più facilmente. Raggruppo tutti i bottoni e li metto in una scatolina, in modo che non siano sparsi in giro. Ed ecco fatto, tutto ben organizzato. Sono stata anche da Ikea e ho acquistato diverse cosine. Ora ve le faccio vedere. 2 paia di ciabatte che usiamo quando andiamo in albergo o se viene qualche familiare a trovarci a casa. Organizzatori per sistemare tutte le cosine per la bambina, che saranno sicuramente comodissimi. Vi farò vedere qualcosina in uno dei prossimi video. Contenitori in plastica per alimenti. Contenitori in vetro che utilizzerò principalmente per conservare alimenti con sugo, perché quelli in plastica si macchiano e diventano veramente brutti da vedere. Altri contenitori in plastica. Contenitori piccoli in vetro per congelare sughi già pronti fatti in casa. Teglie in vetro per preparare e congelare ad esempio una pasta al forno, che poi potrà essere messa direttamente appunto in forno, perché va bene sia per il congelatore che per il forno. Un set di ciotole in vetro. Spazzole per la pulizia, uno da utilizzare in cucina e uno per pulire la doccia. Per le etichette potete staccarle così se vengono via facilmente, altrimenti un metodo infallibile è riscaldare le etichette col phon per qualche secondo e poi vengono via subito. Metto ad igienizzare tutto in lavastoviglie, ma prima li strofino uno ad uno con la spugna nel caso avessero dei residui di sporco o di colla, che ovviamente la lavastoviglie non è in grado di rimuovere. Come avete visto ho preso molti contenitori in vetro, è vero che pesano e quindi sono meno pratici della plastica, ma sono sicuramente migliori. Inoltre se mettete all'interno del sugo i contenitori non si macchiano, invece quelli di plastica si rovinano subito.
Passo poi all'ingresso dove sono presenti tutti i cappotti pesanti e come ogni anno li metto via in dei sacchi in attesa che arrivi il caldo per poterli lavare volta per volta in lavatrice. Questo lo faccio ogni estate perché i cappotti accumulano sporco, polvere e odori sgradevoli, come ad esempio l'odore di fumo, smog, eccetera, quindi non sono proprio il massimo della pulizia. Amo alleggerire gli spazi, mi dà quel senso di ordine e serenità stupendo. Altra cosa che faccio di tanto in tanto è pulire le borse. Si sottovaluta moltissimo questo tipo di pulizia, ma se ci pensate bene le borse sono una delle cose più sporche che ci siano, in quanto le poggiamo ovunque, le tocchiamo con le mani sporche e così via. Quindi è necessario pulirle di tanto in tanto. Per pulirle utilizzo un panno in microfibra bagnato e ben strezzato e del Napisan. Le pulisco bene partendo dall'interno verso l'esterno, poi risciacquo bene il panno solo con acqua e pulisco nuovamente. Lascio infine asciugare bene le borse all'aperto affinché tutta l'umidità vada via completamente. Io spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Se sì, lasciatemi un cuore nei commenti. Vi auguro una dolce casa a tutti e vi aspetto al prossimo video.